Mercury Comics. Benvenuti a tutti, siamo qui da Lucca Comics Games, la voce come sentite comincia a tirare gli ultimi. Mercury Comics in radio impronta digitale. Sì, tutto questo è possibile perché noi da Torino veniamo giù, ma soprattutto perché Lucca ci invita, ma soprattutto perché dietro le nostre voci ci sono due tecnici lì che ci stanno aiutando, quindi grazie Lorena Giorgio. Come ho scritto oggi su Facebook, Lucca ogni tanto ci permette di realizzare alcuni sogni. Ieri è successo con Alex Alice e oggi è successo con Armand Baltazar, che è qua a fianco a me. Ciao a tutti, ecco, l'avete visto in video. Hi. Hi Armand. Dunque, tutto ciò è nato un anno fa, quando il Castoro mi ha fatto vedere un volume e mi ha detto: guarda, questo è un volume che è impressionante, leggilo, è creato da una persona che lavora per Pixar, DreamWorks, Walt Disney, è un background artist, ci sono dentro delle illustrazioni magnifiche. Io l'ho aperto e in una notte l'ho finito tutto. È bellissimo il volume, è una trilogia e adesso siamo qui con Armand e gli chiediamo come è nato tutto ciò. Timeless began as a story that I wrote for my son, and he knew that I used to write stories when I was a younger man, but had been focusing on film. And one day he asked if I would write a story for him, and I thought, well, I'm not going to just write a story, I'm going to give you something grand. And so I made a story with pictures and words for him. Timeless è nato da una proposta, ditemi se si sente il microfono perché... Sì. Ok, grazie. È nato da un'idea di mio figlio, è stato lui che un giorno mi ha detto: perché non scrivi una storia per me invece che occuparti solo delle altre storie di cui ti occupi per lavoro. E così ho cominciato a raccontare di lui e di un suo gruppo di amici e l'inizio della storia è stato quello. Quindi non è solo dedicata al figlio, il figlio è il protagonista della storia. Chiedo scusa solo per una cosa di regia, sento ma è basso, se si riesce ad alzare un filino ti ringrazio, altrimenti non importa. Scusami? Il figlio quindi è il protagonista della storia, Diego. So Diego is the main character in the story, so he's not just the author of the idea, but he's also within the story, isn't he? Sì. Diego ha l'abilità di capire come funzionano le cose e come aggiustarle. The Diego in the book is very skilled in learning how things work and how to make them work again when they break apart. Or when they're Anche suo figlio? Is it true for your son as well? Is your son like that at all? My son likes to break things apart, see how they work, and then together, more times than not, I usually have to assist him in putting things back together. But once he's done it once, he's pretty good at remembering how to fix whatever it is he's broken apart to learn how it works. Il mio Diego è più bravo a rompere le cose che a rimetterle insieme. Il mio compito di solito è proprio quello di aiutarlo, di assisterlo nel cercare di riparare quello che è stato fatto a pezzi, però devo dire che ha buona memoria, perché una volta che glielo mostro una volta di solito si ricorda bene come farlo da solo poi. Dunque, il libro appunto racconta la storia di questo gruppo di 4 ragazzi che diventano amici progressivamente nel corso della storia. Ma cosa è la particolarità di questo volume? Che tutto nasce da un evento di collisione temporale di varie ere. Ci sono dinosauri, ci sono inglesi vittoriani, noi, il futuro, tutto collassa insieme e questo gruppo di ragazzi che viene da diverse ere cerca di contrastare un gruppo che si chiama gli Eternum. Questo gruppo di Eternum vorrebbe ricreare una collisione per riportare tutto indietro. Le figure centrali del volume sono quindi appunto il ragazzo e suo papà. Quando ha scritto il libro, il papà, il figlio era suo figlio. Quali elementi suoi ha inserito nel papà?
There's a lot of me, and the thing that's interesting is that the way that I grew up in the world that I grew up is different than the world that my son grew up in. And through the science fiction and this fantasy, I can sort of be able to tell the story of the things in my life and the things in his life and the differences, you know, both the good and the bad, you know, and the things to overcome. And the villains in this world sort of represent the villains that are eternal, the villains of your childhood. I mean, villains of my childhood, the villain of his childhood, and the ones that are like just affecting the world now. Yep. And so it's universal, but there is a great part of me in the character and in the father. C'è molto di me nel personaggio del padre, in effetti. Quando ho scritto questo libro ho avuto l'opportunità di raccontare dell'infanzia di Diego, ma anche della mia. La mia infanzia è stata molto diversa, la mia gioventù, come il modo in cui sono cresciuto, è stato molto diverso dal modo in cui mio figlio è cresciuto. Certo. Ma la fantascienza, l'escamotage di questo genere letterario mi ha permesso di farli collidere, appunto, di raccontare entrambe le cose. E gli Eternum che tu hai citato, sì, sono gli antagonisti di questa specifica storia, ma alla fine rappresentano un po' tutti gli antagonisti, gli ostacoli che a prescindere da quando siamo stati giovani abbiamo incontrato anche noi. Certo. Poi. Dunque qui a Mercury Comics noi parliamo di illustrazioni e di fumetti e da quando riusciamo ad andare in video ve li facciamo vedere, quindi adesso prendiamo la camera a mano e cerchiamo di mostrarvi le immagini del volume. Come potete vedere, le illustrazioni che si incontrano ogni pochissime pagine all'interno del volume sono impressionanti. Lo stesso robot che vedete in questo momento, che diventa un amico del protagonista, è stato un robot che ha fatto quasi nascere la storia, perché suo figlio, quando giocava con lui, a un certo punto ha rotto la testa di un robot e ci ha messo un'escavatrice sopra. Sì, sì. So in creating the story originally for my son, I didn't know what the story should be about. One day when he was playing with Legos, the toy Legos, and he was made an airplane. He took apart the airplane and he decided to make a robot. As he was making the robot, he ran out of pieces for the head. And then he reached down and grabbed a little plastic toy tractor, put it on the shoulders of the robot, taped it down, and it became his head. And he presented it to me and said, you know, Papa, tractor robot. And I'm like, and I was struck like a bolt of lightning. I took his robot and I ran to the studio and I made a painting. And I made a painting of him and the robot, and I think it's at the very, very back of the book. Yep. That was the very first painting that I ever made of that would then lead to the story. And he looked at it and he said, "That's fantastic, that's brilliant." And he goes, and I said, "It's not only brilliant, it's going to be the beginning of a story I'm creating for you." Yes. Ha raccontato proprio quello che accennavi prima, perdonami, cioè che sì, suo figlio era bambino all'epoca, stava giocando con i Lego, stava cercando di costruire un aeroplano, poi ha cambiato idea, ha voluto costruire un robot, a un certo punto sono finiti i pezzi del robot e quindi con la capacità di trovare risorse dei bambini ha allungato una mano, ha acchiappato quello che era un trattore, una scavatrice e l'ha incastrata sulla cima del robot, la parte mancante, facendone la testa. Gliel'ha mostrata e per lui è stato letteralmente come essere colpito da un fulmine, no? Come vedere la luce, perché l'ha guardato, ha capito cosa aveva davanti, l'ha preso, quel robot non ci ha mai giocato, immagino Diego, è corso nello studio e ha cominciato a dipingerlo, ha fatto questo primo dipinto del bambino di Diego insieme al robot e poi suo figlio ha commentato guardandolo, bellissimo, e lui ha detto no, non è solo bellissimo, è l'inizio della storia, e infatti si trova nel libro ed è una delle immagini alla fine del libro. Infatti di questo libro, che appunto colpisce tantissimo perché ricordiamolo, Baltazar è un background artist appunto di Pixar, DreamWorks, Walt Disney, quindi lì dentro troverete delle immagini senza paragoni, ma che soprattutto devono essere lette insieme alle parole, perché costruiscono la storia. Questo libro è già stato opzionato dalla Fox per produrre una versione filmica.
When I first created this book, I didn't know it would be a book for everybody. I thought it was going to be a book for my child. Yes. And I thought I would just self-publish the book and make a few hundred copies for my child and his friends and my friends. And so I went to conventions like this while I was working for Pixar to sort of raise awareness, so I could maybe raise some money to make the book. And Okay, so do you mind if we break it down into a couple of pieces? Because I don't want to miss anything on that. Scusate se l'ho interrotto, ma Certo. la storia merita. Quando ho iniziato a fare questo libro, a scrivere questo libro, non pensavo che avrebbe avuto un grosso successo. seguito. Pensavo che avrei fatto qualcosa di autopubblicato, alcune centinaia di copie per far contento mio figlio e regalarlo a un po' di amici. E poi ho cominciato ad andare a convention simili a questa. And so I brought the artwork and I brought a little bit about what the story was about to the festivals back in the United States. And at these festivals, there's publishers and there's the movie studios there. And my booth was located by the bathroom in the festival, where everyone from the movie studios to the publishers and everyone, they had to go to the bathroom. And so they saw my paintings of that would be in the book, and they're like, "What's this?" And I explained to them that it was timeless, and there was immediate interest that I didn't even realize would be there for the book. And so 20th Century Fox, a person from 20th Century Fox saw the work and asked me to come visit their studio and talk about it, and they asked me to they wanted to make the story into a movie, and I told them no, because I needed to make my book. And they said, "Well, don't tell us no. You just stay friendly. Just think about it." And you're saying if you ever get to make a book, you would let us make a movie." And I said, "Yes, of course." And soon after that, a publisher came and said, "We want to make your book." No sooner, 24 hours, the studio called and said, "So you have a book." Allora, quando frequentavo queste convention, questi festival che ho citato prima, per presentare il mio piccolo lavoro all'epoca, avevo uno stand come quelli che si trovano qui a Lucca Comics Games, e il mio era in una posizione privilegiata perché era vicino al bagno, e tutti devono andare in bagno prima o poi, anche Certo. gli executive delle grosse case editrici, dei grossi studios, no? Che sono le persone che frequentano in America quel tipo di festival. Insomma, per farla breve, queste persone hanno visto il mio lavoro e hanno cominciato a interessarsi alla storia. Una delle persone che si è fermata era un executive della Fox, che mi ha chiesto di trasformarlo in un film, di farne un film, di andare a trovarlo, e io gli ho detto di no. Ho rifiutato. Lui fa: "Ma perché?" Fa: "Perché voglio farne un libro, se non faccio un film non ne farò più un libro." Allora la risposta della Fox è stata: "Va bene, però non dirci di no, pensaci, se diventa un libro poi possiamo fare il film." E lui ha detto: "Sì, va bene, ok." 24 ore dopo l'interessamento di un editore che ha detto: no, voglio assolutamente trasformare Timeless in un libro da distribuire, quelli di Fox hanno chiamato dicendo: "Allora, adesso hai un libro." Quindi ci controllano quelli della Fox. They know what you're doing. Fox people knew you had a book back then. Wonder about that. Right. Timeless, sappiamo che questo qui è il primo volume, ce ne saranno credo altri 2 volumi o di più. Officially, 3 books. 3 books. In my mind, what I'm prepared to write, 6 books. 6 books? Wow. Sì. Allora, Al Castoro saranno felici. ufficialmente sono 3, dovrebbe essere una trilogia. In testa ho 6 libri in realtà adesso. E adesso che la Fox è interessata, riuscirai a scriverli tutti e 6? I think they're counting on it. Penso che ci contino. Benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere venuto qui con noi. Consigliamo a tutti, vi abbiamo fatto vedere le immagini, di andare al Castoro e prendere questo volume perché è veramente bellissimo, sia per i ragazzi che per gli adulti. Vi perderete nelle sue immagini, la storia è veramente incredibile. E quando mai vi capiterà di incontrare dinosauri che si accompagnano a gente che cavalca degli skateboard tipo Ritorno al futuro per passare per lo steampunk? È veramente un bellissimo volume
andate al Castoro o andate in libreria se non siete qua a Lucca. Thanks, Armand. Thank you Thank you grazie very mille. much. Aggiungo una cosa solo al volo, Certo. se abbiamo un attimo. Alle Certo, 3:30 di oggi ci sarà un firma copia di Armando allo stand Castoro, vero? C'è anche la mostra a Palazzo Ducale delle Avete sue ragione. opere. C'è la mostra che dura per tutta la durata, Per tutta di la durata Lucca. della fiera, il Palazzo Ducale di fronte a Napoleone. Oggi piove, andate a Palazzo Ducale. È vero, è chiuso. Grazie. Grazie. Ciao a Grazie tutti. mille.